Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare la versione top crop della canottiera della settimana scorsa. La base è uguale, alla base c'è il top che abbiamo lavorato qui, è tutto uguale, il top, le spalline, le finiture dietro, l'unica cosa che cambia è la parte qui sotto, sia come punto che come lunghezza ovviamente. Anche il top è un po' più corto rispetto a quello che ho lavorato per la canottiera, ma nel tutorial vi spiego tutto. Oggi in particolar modo però vediamo come fare questo punto e alla fine del tutorial vi do delle ulteriori varianti per allungare anche questo top e farlo diventare una canottiera, farla diventare più ampia, farla un po' diversa, quindi insomma arrivate alla fine del tutorial. Fatemi sapere quale delle due versioni vi piace di più e quale rifarete per voi o per una persona a cui volete bene. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Anche in questo caso ho usato il Baby Soft di Land du Nord. Il colore che ho usato questa volta è il 401. Sono gomitoli da 50 grammi, la composizione è 50% cotone bio, 50% soia e sono consigliati ferri e uncinetti da 3-3,5 mm. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Lana Online, dove trovate il Baby Soft in tanti bellissimi colori. Per il mio top io ho usato un uncinetto da 3 mm. Il mio top è una taglia SM e per farlo ho usato meno di 2 gomitoli, alla fine pesa 93 grammi. La circonferenza sul giro manica è di circa 70 cm e considerate che va bene a me che ho una circonferenza di giro petto di 90 cm circa, perché questa lavorazione è estremamente elastica. E il top complessivamente è alto circa 35 cm. Quindi per una taglia S sicuramente bastano 2 gomitoli, per una taglia M, veramente M, io per sicurezza ne prenderei 3, per una L 4 e per un XL 5, fermo restando che poi dipende da quanto lungo fate il top complessivamente. Come sempre, per iniziare bisogna fare un campioncino per capire col filato che stiamo usando e la nostra mano che uncinetto usare e quanti punti abbiamo su 10 cm della nostra lavorazione, ma di tutto questo vi parlo nel tutorial della canottiera che vi ho mostrato nell'intro, con cui farete il top. Quindi adesso proseguite con il tutorial e per tutto il resto andate a vedere il tutorial della canottiera che vi lascio linkato nella descrizione del video. Per quanto riguarda lo schema di questa parte del top, vi rimando al tutorial in cui vi ho mostrato come lavorare questa canottiera. Vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. In questo tutorial vi spiego con quanti punti partire, come modificare il numero di punti a seconda della taglia che vi serve e quindi voi seguite lo schema che vi mostro in questo tutorial perché è esattamente identico a quello che ho lavorato per creare questo top. Si parte da qua su, si lavora una riga di catenelle, poi si lavorano delle righe avanti e indietro, lavorando solo il davanti, e poi si aggiungono 2 righe di catenelle, una da una parte e una dall'altra, per lavorare anche la parte dietro. E qui c'è l'unica differenza tra questo top e questo top. In questo tutorial, da quando aggiungiamo le catenelle per lavorare anche la parte dietro, ho lavorato 4 righe prima di iniziare a lavorare le righe con le diminuzioni qui sotto, mentre in questo top, dopo aver aggiunto la riga di catenelle per lavorare anche la parte dietro, ho lavorato solo 2 righe prima di iniziare a fare le diminuzioni qui sotto. Questa è l'unica differenza tra i due schemi.
Voi potete lavorare il top più corto, così come l'ho fatto in questo caso, o più lungo, come l'ho fatto nella versione panna, o addirittura anche più lungo se lo volete più lungo. Per il resto potete seguire questo tutorial alla lettera. I due top sono esattamente identici. Una volta che avremo completato la parte del top, lavorando le diminuzioni qui sotto e lavorando tutta la riga di archetti tutto intorno, lavoriamo la parte inferiore del top e la lavoriamo in modo circolare partendo da un fianco. Teniamo il lavoro sul dritto e agganciamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale e partendo da un archetto lavoriamo un punto basso, 3 catenelle e ripetiamo nel prossimo archetto un punto basso, 3 catenelle e andiamo avanti così per tutto il giro. Se volete che la parte inferiore del top sia un po' più larga, anziché lavorare archetti da 3 catenelle, lavorate archetti da 4 catenelle. Sostituiamo l'ultimo archetto di 3 catenelle con una catenella e un mezzo punto alto nel primo punto. Se state lavorando archetti da 4 catenelle, l'ultimo archetto lo sostituite con 2 catenelle e un mezzo punto alto. Nel prossimo giro lavoriamo 4 mezzi punti alti in ogni archetto. Nel primo archetto intanto ne lavoriamo 2 e sostituiamo il primo con 2 catenelle. In tutti gli altri archetti lavoriamo 4 mezzi punti alti. Così. Se avete lavorato archetti da 4 catenelle nella riga precedente, in ogni archetto lavorate 5 mezzi punti alti e nel primo iniziate lavorandone 3. Completiamo il giro lavorando altri 2 mezzi punti alti nel primo archetto. E chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. Nel prossimo giro lavoriamo di nuovo archetti, come abbiamo fatto nel primo giro qui sotto. Iniziamo con un punto basso che sostituiamo con una catenella e lavoriamo l'archetto da 3 catenelle. Saltiamo 3 punti e nel quarto lavoriamo un mezzo punto alto. 3 catenelle. Saltiamo 3 punti e nel quarto lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, salto 3 punti e nel quarto un punto alto allungato, 3 catenelle, salto 3 punti e nel quarto un punto alto, 3 catenelle, salto 3 punti e nel quarto un mezzo punto alto, 3 catenelle, salto 3 punti, un punto basso, 3 catenelle, salto 3 punti, un punto basso e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Costruiamo di nuovo gli archetti come abbiamo fatto nel primo giro, ma anziché lavorare archetti di 3 catenelle e poi un punto basso, lavoriamo una scala di punti. Un punto basso, un mezzo punto alto, un punto alto, un punto alto allungato, un punto alto, un mezzo punto alto, un punto basso, un punto basso. E andiamo avanti a ripetere in questo modo, quindi adesso saltiamo 3 punti e lavoriamo di nuovo un punto basso, come qui, e così via.
Se anziché aver lavorato archetti di 3 catenelle avete lavorato archetti di 4 catenelle, anche in questo giro lavorate archetti di 4 catenelle e anziché saltare 3 punti, saltate 4 punti. Ovviamente non è detto che abbiamo il numero giusto di archetti per finire giusti con la ripetizione. La ripetizione che ho disegnato è una ripetizione che occupa 8 archetti. Io, per esempio, nel mio giro ho in totale 38 archetti. 38 non è divisibile per 8. 8, 16, 24, 32 e poi mi restano 6 archetti. Quindi, nell'ultima ripetizione lavoro solo i primi 6 archetti della ripetizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi, anziché avere 3 ripetizioni da un punto basso, ne avrò uno solo. Voi considerate quanti archetti avete nel vostro giro e modificate questa scala di punti in modo da adattarla al numero di archetti che avete voi. Volendo potete togliere una ripetizione qui di punti bassi e avere una ripetizione di 7 archetti, se a voi va meglio per il vostro lavoro, oppure modificare ancora la ripetizione aumentando con 2 archetti da un punto alto allungato. Potete modificare questo schema come volete per adattarlo al numero di archetti che avete voi nel giro. Sostituiamo l'ultimo archetto con una catenella e un mezzo punto alto nel primo punto basso del giro, quello che abbiamo sostituito con una catenella. Anche qui, se lavorate archetti da 4 catenelle, sostituite l'ultimo archetto con 2 catenelle e un mezzo punto alto. Nel prossimo giro lavoriamo di nuovo come nel giro 2, 4 mezzi punti alti in ogni archetto. Se avete lavorato archetti da 4 catenelle, lavorate 5 mezzi punti alti in ogni archetto. Alla fine completiamo il giro lavorando i punti che mancano nel primo archetto e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. Da qui in poi dobbiamo solo ripetere questi 4 giri. In un giro creiamo gli archetti che possono essere regolari come nel primo giro oppure a onda come nel terzo giro e nel giro successivo lavoriamo i mezzi punti alti negli archetti. Da qui in poi libero sfogo alla fantasia. Potete lavorare più volte il giro degli archetti regolari, non so, 2 volte il giro degli archetti regolari e poi lavorare quello a onde, oppure lavorare adesso di nuovo gli archetti a onda e poi quelli regolari. Potete farlo come volete. La prossima volta che lavorate gli archetti a onda, li lavorate al contrario. Prima abbiamo iniziato dal punto basso, la prossima volta che lavoriamo gli archetti a onda, chiamiamoli così, iniziamo dal punto alto allungato, in modo che il lavoro poi torni ad essere retto e le onde, la prossima onda entra in questa onda e il lavoro torna ad essere dritto. Andiamo avanti ripetendo questi giri tutte le volte che vogliamo, nell'ordine che preferiamo, per raggiungere la lunghezza che vogliamo per il nostro top. Lavoriamo tutta la lunghezza che vogliamo per il nostro top e alla fine completiamo con un giro di mezzi punti alti negli archetti. Solo questo ultimo giro lo lavoriamo in modo diverso. Lavoriamo un mezzo punto alto, un punto alto, un punto bassissimo in questo filo del punto alto. Questa è la catenella del punto, il
filo appena sotto qui e 2 mezzi punti alti. Se state lavorando 5 punti in ogni archetto, lavorate il punto alto col punto bassissimo nel punto centrale, nel terzo punto, e lavoriamo così tutto l'ultimo giro. Alla fine, come al solito, completiamo anche il primo archetto. Tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il secondo mezzo punto alto del giro. Annodiamo e nascondiamo il filo sul retro. Anche per quanto riguarda le spalline e tutto il resto delle finiture, il giro manica, il dietro, il laccetto per il corsetto, sono uguali alla canottiera del tutorial di lunedì scorso. Quindi per fare tutto il resto del top guardate quel tutorial. È tutto esattamente identico tranne il numero di punti che ho lavorato per le spalline. In quel caso ho lavorato spalline da 51 punti, in questo caso ho lavorato spalline da 57 punti perché volevo una scollatura un po' più bassa. Voi misurate la scollatura che volete per voi e di conseguenza calcolate la lunghezza delle spalline. E anche per oggi abbiamo terminato. Spero tanto che anche la versione top della canottiera vi sia piaciuta. Io devo dire che mi piace tantissimo, questa rispecchia più l'idea iniziale che avevo, però come vi ho detto in questo tutorial anche questa mi piace tantissimo. Fatemi sapere quale versione vi piace di più e quale rifarete per voi o per qualcuno a cui volete bene. Anche questa può essere fatta in versione lunga e per aumentare eventualmente la circonferenza possiamo aumentare le catenelle negli archetti e nei giri di mezzi punti alti via via che proseguiamo, quindi partire per esempio con archetti da 4 catenelle, poi fare una fascia di archetti da 5 e poi eventualmente anche da 6 e quindi aumentiamo la circonferenza. Oppure ancora potreste fare questa parte aperta dietro o anche davanti e lavorare a righe anziché a giri, lavorando il giro degli archetti sul rovescio del lavoro e il giro coi mezzi punti alti sul dritto. Fatemi sapere quale delle due varianti vi piace di più scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!